partiamo verso lidi un po' più caldi. Quindi gita primaverile al Garda. Che bella neve. Val Badia fino a San Lorenzo di Sebato o Montana. Sinistra! Eccoci qua. Allora, a Montana, il paesino dopo che si è usciti dalla Val Badia, abbiamo girato a sinistra, esattamente 22 km e mezzo dopo l'Osteria Posta, e poi da quel preciso punto inizia il bello, perché fino a Torbole sul Garda percorreremo 200 km di ciclabile, 200, quindi 200 km, santa pace. Anzi, possiamo anche spegnere le luci, perché tanto penso che nessuno ci tampona. E in questo viaggio vi mostrerò alcuni scorci di questa pedalata che collega due perle del Trentino Alto Adige, le Dolomiti, l'Alta Badia con il lago di Garda. Ma ora pedaliamo, perché altrimenti becchiamo la ora che ci spinge indietro. Pensavate che fosse tutta discesa fino al Garda, vero? Così 10%, 11, tanto per far sentire le gambe che spingono. Allora, 35 km di questa avventura. Magari avete già visto altri video dove per andare fino giù al Garda ho fatto altre strade, però adesso primavera anticipata, sui passi fa freddo ed è pieno di neve e non ho voglia di imbardarmi come l'omino Michelin, anche se un po' lo sono, e poi più a sud si va più caldo fa e hai vestiti da tutte le parti. Ora
Siamo sulla ciclabile della Valpusteria che porta da Farna sopra Bressanone e si può andare fino a Siljan, Lienz, poi in Austria si sa è tutto ciclabile, però anche qua non siamo messi proprio male in Alto Adige, è solo la Val Badia che non riescono, non vogliono far nulla. Quanti di voi passavano circa 30 anni fa sulla vecchia statale che attraversava proprio il castello? Io me lo ricordo, proprio di qua si passava. Ed adesso tuffo verso Bressanone. Abbiamo, come visto, attraversato Bressanone. Le ciclabili qua passano sempre per il centro del paese proprio per creare movimento, quindi c'è vita in centro, che ovviamente vietato alle macchine. Quindi Bressanone, siamo entrati nella Valle Isarco e adesso una tirata fino a Bolzano. Abbiamo 58 km fino ad ora, quindi un quarto del chilometraggio fatto. Poi non è che mi fermo a Torbole, mi tocca pedalare fino alla Zise. Se volete che vi dica qual è il paese più bello che si attraversa durante questo giro, ve lo svelo subito. Facciamo il giro qua, ecco qua, è la cittadina di Chiusa. Come vedete, sorgenti d'acqua ce ne sono dappertutto. Peccato non fermarsi a Chiusa, ma devo cercare di arrivare al Garda. Questo giro si può fare anche in 2 giorni per chi è un po' più ha più tempo, vuole godersela un po'. Questa ciclabile è
molto frequentata proprio da quelli che fanno da Monaco fino a Giorgarda in bici. Tornanti in ciclabile. Questa è la vecchia linea dismessa del treno che ci porta fino a Bolzano. Siamo nella conca di Bolzano e sta iniziando a fare caldo, quindi entriamo in modalità abbronzatura. Avete visto il semaforo? Iniziamo ad attraversare Bolzano. Come sempre l'attraversamento di una città abbassa un po' la media oraria, si perde un po' il ritmo di pedalata. Fra poco, vento permettendo, ci lanciamo di nuovo in mezzo a due fiumi. Sulla nostra sinistra c'è l'Isarco, sulla nostra destra c'è l'Adige, che fra poco si uniscono in matrimonio e proseguono sotto il nome di Adige fino al mare Adriatico. E attraversando l'Adige salutiamo anche Bolzano.
e fino ad ora abbiamo percorso 105 km. Se prima abbiamo seguito il tracciato della vecchia ferrovia, la ciclabile dell'Adige, come dice il nome, segue gli argini dell'Adige e vedremo fino a Rovereto solo meleti. Quindi se avete ancora qualche dubbio su dove era il giardino dell'Eden, quello con la famosa mela, Trentino Alto Adige, poi la zona circa. Sotto Enia ci sono i lunghi rettilinei degli argini della ciclabile. Per fortuna oggi il vento è ancora magnanimo e non disturba più di tanto. Quando le distanze sono così lunghe bisogna fissare dei piccoli obiettivi intermedi. Ad esempio sotto Bolzano, una volta che riesco a intravedere la Paganella, lassù la montagna con neve, ancora piste nevate, a quel punto so che arrivo a Mezzocorona, poi vedrò il Monte Bondone e sotto il Bondone c'è Trento e così via. È l'unico modo, perché se si guarda il conto chilometri il chilometraggio non passa mai. E come abbiamo detto prima, la Paganella, curva a sinistra, e cosa vediamo laggiù? Il Monte Bondone. Quindi quello è il prossimo obiettivo. Sembrano vicini, ma asparagi. Questo è il bello della ciclabile dell'Adige, che ci sono poi i bici grill per una piccola pausa che ci facciamo anche noi, visto dopo 135 km magari un toast ci sta. Grazie. Prego, ecco, fatta la pausa obbligatoria al bici grill di Faedo, adesso avanti verso Trento, Rovereto e avanti, avanti, avanti.
Gelateria Bologna Mori. 31 km fra un'oretta, media di 30 all'ora, fra un'oretta gelato. Parlavo della ora all'inizio del video. La ora è quel vento birichino che dal Garda si incanala su per la Valle dell'Adige verso nord. Quindi se prima facevamo 35-36 km orari senza problemi, adesso è duro tenere i 30 km orari. Castello del Buon Consiglio, questo vale a dire che siamo alle porte di Rovereto, anche se mancano ancora 10 km. La stanchezza si fa sentire. Queste sono le famose chiuse per evitare che l'Adige esca dagli argini a Verona, quindi una grossa quantità d'acqua viene deviata sul lago di Garda. Poi a Torbole vi mostro il punto di uscita. Alleluia, canto di angeli o canto angelico. Oh, Issa, bye bye Mori. Ed adesso una salitella per Nago e poi discesa a Torbole sul lago. Sono abbastanza pienotto, vediamo di digerire. Allora, se dopo 195 km devi anche fare queste rampe. Ragazzi, ecco Torbole e il lago di Garda.
e dopo 192 km di pista ciclabile ritorniamo in mezzo alla civiltà e percorriamo il lungolago fino alla Zise. E questa è la galleria, l'uscita che porta l'acqua dell'Adige nel Garda quando ci sono le grandi piene. Malcesine con il suo castello già nominato dal saggio Goethe durante il suo viaggio in Italia, però da quanto mi ricordo non ebbe una buona esperienza di questo luogo. Però adesso, dopo 215 km, non è che mi ricordo tanto, E in questi momenti di tetra bellezza ti chiedi: come mai non ho prenotato su Torbole e l'albergo ce l'abbiamo giù alla Zise? Ah sì, siamo più vicini a Gardaland. La Zise finalmente. Boom. Lo chiudo qua, vado in albergo, doccia e spero che la gitarella vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima.